Sì, i terremoti si possono vedere. Il terremoto non è che un fenomeno fisico, quindi ha delle cause che lo producono. Studiando a fondo le cause che producono i terremoti è possibile arrivare a prevederlo. È quello che noi facciamo con la nostra ricerca sperimentale ormai da 11 anni, avvalorata anche dalle collaborazioni straniere che perseguono lo stesso scopo, e quindi attraverso la mia ricerca sperimentale diciamo che noi riusciamo a prevedere nel raggio d'azione delle nostre stazioni 6-24 ore prima di un evento, per cui in questo momento esiste una rete che funziona in questo modo di almeno 4 stazioni. Allora, Bendanti ebbe una intuizione, lui ha lasciato scritto qualcosa delle sue esperienze e dice che dal terremoto del 1908 nello stretto di Messina, da quel momento lui rimase colpito dal fenomeno e prese a studiare questo evento. L'intuizione fu che l'effetto mareale prodotto dalla Luna e dal Sole e dai pianeti giganti possono essere una delle cause principali del rilascio di energia, quindi dei terremoti sulla Terra. Lo stesso fenomeno mareale che osserviamo negli oceani, nelle acque, secondo Bendanti viene subito anche dalla crosta terrestre, non solo, ma anche dal fluido magmatico del mantello, quindi dall'alterazione dell'energia termodinamica all'interno del mantello, la causa che fa caricare di energia le rocce, quando questa energia satura sul punto di rottura delle rocce si produce il terremoto. Questa era la sua teoria. Io ho avuto modo di studiare i carteggi del Bendanti dell'anno 2010, dell'anno 2011 in corso, e ho disponibile anche quello del 2012. Nel suo carteggio non ho trovato nessunissima indicazione su un forte evento che si sarebbe dovuto verificare a Roma l'11 maggio 2010, anche perché Bendanti era consapevole del fatto di non essere in grado a dare con precisione, indicare con precisione l'epicentro dell'evento. Lui era consapevole di poter indicare solo una vasta area pari a circa 250-300 km in cui si può verificare un evento sismico. Non solo, nei carteggi ci sono indicazioni su altri terremoti effettivamente da lui previsti, e la previsione veniva evidenziata con la data, in quanto era molto preciso nelle sue previsioni, nella finestra temporale, quindi faceva un errore non superiore a 24 ore. Quando davano una data era molto preciso, era invece consapevole che non aveva la stessa precisione sull'indicazione dell'epicentro, della zona epicentrale, anche perché non possedeva una longitudine precisa, poteva dare una latitudine con un errore, con un margine di 3 o 4 gradi, ma la longitudine aveva un'elasticità maggiore. Per cui che l'abbia previsto o meno il terremoto dell'11 maggio 2011, io non ho traccia sulle carte da lui scritte, e lasciateci in qualche modo in eredità. Ma perché in Italia è stata una scelta ad alti livelli di responsabilità scientifica quella di non perseguire da più di 30 anni uno studio di ricerca sulle possibilità di poter evidenziare dei precursori sismici. Questa scelta in modo particolare l'hanno
l'ha presa chi ha diretto per tantissimi anni l'ente maggiormente accreditato in Italia su questo argomento, cioè l'INGV, e quindi il presidente dell'INGV, perché loro hanno sempre detto che è impossibile prevedere i terremoti, non sarà mai possibile prevedere terremoti, per cui cosa migliore sarebbe stata quella di creare una rete di sismografi abbastanza fitta da poter con 20-30 anni mappare il territorio e sapere lì dove si sarebbero potuti verificare eventi forti, eventi pericolosi e catastrofici. Questa secondo me è stata una scelta sbagliata, perché questo sistema non avrebbe permesso, nemmeno con il passare degli anni, nemmeno con l'evoluzione tecnologica, di metterci in condizioni di poter avere informazioni da quelli che sono poi i precursori sismici, e ne è più di uno, che invece è stato questo sistema perseguito in altri stati, Stati Uniti, Russia, Taiwan, Giappone, in Cina, in Turchia. Sì, sicuramente tutta l'Italia, tutto il territorio italiano è un territorio ad alto rischio sismico, in modo particolare la dorsale appenninica, e se vogliamo ancora in modo particolare evidenziare dei territori a maggior rischio sismico, allora parliamo di Umbria, Marche, Abruzzo, una parte del Lazio, la Campania, la Calabria, un po' meno la Puglia e la Sicilia. Questi sono i territori italiani a maggior rischio sismico. Attualmente noi siamo interessati da un rilascio di energia abbastanza presente, non molto molto intenso, ma ciò non di meno con un numero di eventi strumentali giornalieri abbastanza marcati, e in particolare nell'area di Gubbio, nell'area dell'Aquilano, sul territorio di Sora, quindi Frosinate, Cassino, quella zona, e in più in Sicilia, dove da ieri ha ripreso in parte l'attività il vulcano l'Etna. Quella scelta di cui abbiamo parlato prima, di abbandonare qualsiasi forma di ricerca sulla possibilità di prevedere i terremoti e sui precursori sismici, avrebbe dovuto quantomeno rendere o quantomeno far pendere, diciamo, il piatto sulla prevenzione sismica. Molto importante negli ultimi 30 anni sarebbe stato dare alla popolazione italiana, e quindi su un territorio che è considerato tra il quinto e il sesto come pericolosità al mondo per il rischio sismico, dare una cultura alla popolazione che, non avendo fatto negli ultimi 30 anni nessun tipo di prevenzione sismica sugli edifici, sulle strutture, sul territorio, quantomeno fornire alla popolazione quel grado di competenza, di cultura sul terremoto, in modo tale da non far accadere ciò che è accaduto a Roma in quest'ultimo mese, quando si diceva che Bendandi aveva previsto questo terremoto, fomentando un panico come quello che è stato. Ma questo panico è stato dovuto solo ed esclusivamente alla mancanza di informazione, di cultura della popolazione. Se voi avete osservato il comportamento della popolazione giapponese, invece, durante il forte terremoto che ha colpito il Giappone ultimamente, un 9 grado
un qualcosa di veramente catastrofico, allora si è notato che negli ultimi 30 anni in Giappone si è fatta quella prevenzione sismica che in Italia non è mai stata fatta, e nonostante l'alto grado di quel terremoto, se non ci fosse stato lo tsunami, con ogni probabilità loro non avrebbero avuto neanche un morto. Non solo, ma il comportamento della popolazione, che ha avuto una cultura per 30 anni sul modo di come comportarsi. Ecco, tutto questo è ciò che è mancato e che manca attualmente in Italia.